Lu Yan è un artista cinese che nasce nel 1984 a Shanghai. Rientra tra gli artisti multimediali cinesi più interessanti e influenti a livello internazionale. Nel 2022 ha ottenuto il titolo di Artist of the Year della Deutsche Bank, premio assegnato ai talenti emergenti che hanno realizzato opere rilevanti dal punto di vista artistico e sociale. Lu Yan rappresenta una giovane generazione di artisti asiatici per i quali non c'è contraddizione nel combinare miti e antiche tradizioni, pensieri spirituali, tecnologie avanzate e scienza, ha dichiarato Anna Herausen, capo del Dipartimento Arte e Cultura della Deutsche Bank. Pur essendo un'artista donna, nella sua ricerca ha scelto di non identificarsi in alcun genere, trascendendo la problematica stessa nell'idea che siamo tutti costituiti da una stessa intrinseca natura umana. La produzione artistica di Lu Yan copre dunque un vasto settore dei media. Include lightbox, video animazioni in 3D, videogiochi installativi, progetti in realtà virtuale, realtà aumentata, ma anche la danza è un elemento centrale del suo lavoro. Nei personaggi delle sue opere si sovrappongono e si interscambiano i mondi delle anime e i manga con la fantascienza, la neuroscienza, la biotecnologia e il pensiero buddista. Cercando di andare oltre l'identità di genere, ha creato avatar neutrali per interrogarsi sul concetto di realtà, profondamente cambiato dall'esperienza virtuale e che, secondo Lu Yan, rappresenta un'altra realtà parallela e legittima. Nei primi anni di attività, il lavoro più rappresentativo di Lu Yan è l'opera di video-animazione dal titolo Uterus Man del 2013. Per quest'opera ha creato il supereroe guerriero dell'utero, un personaggio di animazione fuori da ogni possibile etichettatura, senza età, nazionalità e persino sesso. Per Lu Yan, creare un mondo senza sesso rappresenta l'idea di un mondo ideale. L'artista stessa ha spiegato le fonti di ispirazione per il suo personaggio. L'ombra dell'utero assomiglia a una persona che si espande con le braccia aperte. Nel video si vedono vari movimenti del supereroe ispirati dall'utero stesso. Questa opera non vuole essere una rivendicazione femminista, ma piuttosto Lu Yan vuole usare la contraddizione insita nel titolo per fare satira sugli elementi assurdi dell'evoluzione e della riproduzione biologica umane. Nel video intitolato Lu Yan Delusional Mandala del 2015, Lu Yan inizia ad utilizzare la propria immagine come avatar. Quest'opera si concentra sulla neuroscienza, un campo che ha sempre interessato l'artista. Nella prima parte del video si vede Lu Yan con uno strano strumento in testa. Si tratta di un dispositivo medico neurochirurgico chiamato stereotassico cerebrale, che permette di localizzare l'area cerebrale da stimolare. Attraverso questo strumento è possibile modificare le caratteristiche di personalità di una persona stimolando il lobo frontale del cervello. Questo sofisticato strumento ha portato l'artista a chiedersi: la nostra coscienza è correlata al cervello? Dove si trova la coscienza? E inoltre, se la coscienza risiede davvero nel cervello, scomparirà anch'essa un giorno insieme al cervello? Nella seconda parte del video, l'artista ha ideato una carrozza funebre per se stessa. L'artista si è sempre chiesta infatti come mai le persone celebrano il proprio matrimonio, mentre invece trascurano di organizzare il proprio funerale. Perché? Si chiede ancora, non essere più equi? La carrozza funebre di Lu Yan è multimediale. Al di là dell'aspetto spettacolare, l'artista riflette su temi seri e contemporanei come la sessualità, la divinità, la morte. Lu Yan Delusional World è il titolo Una performance dal vivo in diretta, la prima di questo genere realizzata dall'artista. È stata commissionata dalla Triennale di Arti Performative Asia Topa, è stata presentata al Cronus Art Center in Shanghai nel 2020. In quest'opera sperimentale, lo spettatore e l'artista interagiscono tramite chat in tempo reale. Nello spazio del museo, davanti ad un schermo, danza un ballerino che indossa una strumentazione di motion capture, i suoi movimenti vengono copiati dall'avatar che si vede sullo schermo. Lo scenario distopico mostra un insieme di esseri soprannaturali, personaggi cyborg e altri ispirati ai fumetti manga.
l'universo fantastico di Lu Yan esplora il voyeurismo della cultura del web del nostro tempo. Il video intitolato Doku the Self è stato mostrato per la prima volta alla Biennale di Venezia nel 2022. Si tratta del primo film narrativo della serie Doku, nata come una sorta di alter ego digitale dell'artista durante il tumultuoso anno di isolamento del 2020. L'opera è stata concepita dall'artista come una vera e propria rinascita digitale. Doku, secondo il buddismo, è un termine che significa nato solo e morto solo e rappresenta uno stato di solitudine. Il personaggio, che ha le sembianze di Lu Yan, attraversa numerosi stati di percezione e rivive 6 incarnazioni di Doku, ispirate ai 6 regni del buddismo. Il video Doku the Self riflette sul ciclo della reincarnazione, sulla coscienza e sulla comprensione del sé e del proprio concetto di sé, nella fase di passaggio tra il sogno e il ritorno alla realtà che assomiglia a quello tra la vita e la morte. La riflessione su questa tematica è stata ispirata da un'esperienza mistica vissuta dall'artista stessa durante un volo aereo incappato in un forte temporale. Mentre gli altri passeggeri gridavano nel panico generale, l'artista si è ritrovata tranquilla a guardare i fulmini dal suo finestrino, vivendo su di sé una vera e propria esperienza mistica. Lu Yan è considerata una delle artiste donna più innovative e influenti della Cina contemporanea. Le sue opere sono state presentate in molti musei del mondo, tra cui la Biennale di Venezia, il PS1 del MoMA di New York e la Tate Modern di Londra. Con il suo stile altamente riconoscibile, Lu Yan lascia una forte impressione sui visitatori utilizzando in modo artistico le tecnologie scientifiche di ultima generazione, rendendo le opere d'arte uniche.